Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Oggi parliamo di come si reperiva la musica da suonare e cantare in casa tra 700 e 800 e in parte nel Novecento. All'epoca i canali principali erano tre. Primo, i negozi di musica nelle grandi città. Qui si compravano spartiti, riduzioni, raccolte, insomma la musica stampata pronta da portare a casa. Secondo, le riviste. Non solo quelle specializzate in musica, ma anche periodici che parlavano di attualità, scienze e argomenti vari. Spesso includevano inserti musicali, a volte brani già famosi, altre volte pezzi composti apposta per la pubblicazione, quindi inediti. Avere un proprio brano pubblicato su una rivista poteva essere un ottimo modo per farsi conoscere come compositore. Ricordiamo che queste riviste avevano la possibilità degli abbonamenti. Ma se vivevi lontano dalla città, dove non c'erano né negozi né grandi editori a portata di mano, e la rivista non arrivava perché troppo lontano dalla città, ecco la terza possibilità, gli almanacchi. Ma che cosa sono esattamente gli almanacchi? Un almanacco è una pubblicazione annuale simile a un calendario ma molto più ricca, dove si poteva trovare indicazioni astronomiche come gli orari di levata e tramonto del Sole e della Luna, informazioni mese per mese, feste e ricorrenze, mercati e fiere, testi brevi, poesie, curiosità e cronache e spesso anche dei disegni. Erano utilissimi soprattutto per chi viveva seguendo i ritmi dell'anno. Pensiamo ad agricoltori, viaggiatori, persone che si spostavano per lavoro. Ed è proprio per questo che gli almanacchi diventano una delle letture popolari più diffuse. Venivano venduti anche da ambulanti, circolavano praticamente ovunque e raggiungevano molti strati sociali. In alcuni contesti, tra contadini e artigiani, potevano essere persino uno dei pochi strumenti di diffusione culturale. La loro massima diffusione si colloca, grosso modo, tra il 1770 e il 1830. E ora arriva la parte più interessante per noi. A volte, dentro questi almanacchi, era presente della musica. In questo video vi mostro due miei almanacchi francesi, uno del 1814 e l'altro del 1822. Sono piccoli, tascabili, circa 14 x 9 cm uno e 12 x 8 l'altro, perfetti da portare con sé. Una delle curiosità è questa: nelle pagine musicali spesso troviamo solo la linea melodica, cioè la linea del canto. L'accompagnamento veniva poi realizzato con lo strumento disponibile in casa, seguendo la prassi del tempo, o anche improvvisando. E c'è un dettaglio ancora più bello: in fondo a uno di questi almanacchi ci sono pentagrammi vuoti. Potevano servire per annotare un accompagnamento, fissare una variante, oppure per scrivere al volo un'idea, un'ispirazione nata dopo aver suonato uno dei brani. Ultima curiosità: la divulgazione musicale col tempo ha usato anche piccoli oggetti, tipo almanacco, come strumenti promozionali, dei veri e propri piccoli doni dell'epoca, utilizzati anche per fare pubblicità ad aziende e prodotti. In un video a parte vi farò vedere integralmente questi due piccoli almanacchi, pagina per pagina.
Se l'argomento vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti. Grazie e a presto!